Ciao a tutti amici, che bello! Oggi sono molto felice perché ritorno con una nuova ricetta pensata appositamente per il giorno di Natale e visto che mancano pochi giorni mi fa un piacere immenso essere riuscita a proporvela prima, così in tal caso voi voleste prepararla avrete tutto il tempo di procurarvi gli ingredienti, che sono veramente pochi ed è un dolce super semplice da fare. Vi ricordate la famosissima torta di mandorle sarda, satrutta, mazza e mendula? Ebbene, prendendo ispirazione da questo dolce fantastico, ho voluto crearne uno simile, aggiungendo però il cacao per rendere la torta molto più appetibile anche ai bambini. Oltre ad essere un abbinamento spettacolare che fa ballare le papille gustative all'inverosimile, è anche molto scenografica nella presentazione, pensata appositamente come dolce perfetto da portare sulle tavole di Natale, per deliziare i vostri ospiti. È una torta dalla consistenza scioglievole, essendo senza farina, e morbidissima che più soffice non si può, ed essendo senza burro e senza olio né latte, questo la rende anche molto leggera. L'interno è stratosferico, vi conquisterà all'istante. Per realizzarla ci occorreranno 150 g di mandorle tostate che io ho già acquistato così, infatti hanno la pelle ma questo le rende più gustose e non inciderà sulla resa della torta. Poi nulla vi vieta di comprare quelle pelate e tostarle voi una decina di minuti al forno. Ci occorreranno 150 g di zucchero e da questi 150 g ne toglieremo un paio di cucchiai e li aggiungeremo all'interno del mixer contenente le mandorle. Chiudiamo e tritiamo. Non vi preoccupate se risulterà una farina un po' grossolana, deve essere così. Trasferiamo in un piatto e mettiamo da una parte. Adesso all'interno di 2 ciotole divideremo 3 uova, in una ciotola i tuorli e nell'altra gli albumi, facendo bene attenzione a non far cadere neanche una goccia di tuorlo sugli albumi, altrimenti questi ultimi non monterebbero più. Ecco, vi mostro senza tagliare il video quello che è successo a me. Purtroppo un tuorlo si è rotto nel mentre che stavo dividendo ed è caduto sull'albume, che ho dovuto subito buttare, quindi se dovesse succedere anche a voi niente paura. Eliminate quella parte e procedete da principio. L'importante è che in una ciotola ci siano 3 albumi e nell'altra 3 tuorli. All'interno della ciotola contenente gli albumi aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a montarli. Quando vedremo formarsi una leggera schiumetta aggiungeremo, sempre prelevati dalla stessa ciotola, 3 cucchiai di zucchero, piano piano e gradualmente nel mentre che stiamo sempre montando. Una volta montati a neve fermissima li metteremo da una parte e ci occuperemo di montare i tuorli con la parte restante di zucchero finché non diventa un composto chiaro e spumoso. Eccolo qua. Grattugiamo sopra un'arancia biologica, setacciamo poi 25 g di cacao amaro in polvere e 15 g di fecola di patate. Iniziamo ad amalgamare bene il tutto con le fruste a bassa velocità. Quando notiamo che l'impasto diventa un po' denso, un po' più denso, allora aggiungeremo 2 cucchiai d'acqua e continueremo a montare. Ora sarà il turno del lievito per dolci vanigliato e ce ne occorreranno 7 grammi. Sempre ovviamente setacciandolo. Mescoliamo ancora un po'. Ora non ci resterà altro da fare che unire gli albumi montati a neve piano piano al composto e li alterneremo a 3 cucchiai di farina di mandorle, così come vi sto mostrando in video, mescolando delicatamente con movimenti delicati proprio dal basso verso l'alto con una spatolina, fino ad esaurire entrambi i composti. Accendiamo il forno in modalità ventilata e lo facciamo preriscaldare a 170 gradi. Nel mentre ungiamo ed infariniamo una tortiera a cerchio apribile di 20 cm di diametro, quindi deve essere piccolina, e ci versiamo tutto l'impasto dentro livellandolo. Spolverizziamo la superficie con abbondante zucchero a velo vanigliato, creiamo delle impronte di losanghe così con il manico di un cucchiaio o con una spatola e in queste righe appena formate con l'aiuto di una sac à poche ci adagiamo abbondante Nutella, bella morbida, riscaldata un po' nel microonde.
Ed ecco le righe delle nostre losanghe fatte, così giusto per rendere la torta più scenografica e particolare. Inforniamo quindi in forno ventilato a 170 gradi e faremo cuocere per 35 minuti circa. Vale sempre però la prova a stecchino prima di sfornare la torta. Guardate che bella in cottura e come è cresciuta e che profumino sta emanando, favolosa. La faremo freddare e poi la potremo togliere dallo stampo e adagiare sul piatto da portata. Vi ho voluto dare anche un'idea su come presentarla sulle tavole delle feste per rendere il tutto poi ancora più scenografico. Con la restante Nutella dentro la sac à poche ho voluto cospargerla tutta attorno nel bordo della torta per attaccare così poi i petali di mandorle a lamelle. Mentre nelle intersecazioni delle losanghe con un po' di Nutella ho fatto attaccare delle nocciole ricoperte di cioccolato fondente e delle mandorle tagliate a metà. Ma questa è una mia idea e poi ovviamente libero spazio alla vostra fantasia come sempre. Ma io vi straconsiglio di provare questa torta, non ve ne pentirete, è un qualcosa di paradisiaco, sia il sapore che la consistenza, adoro. Spero tanto che vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte, colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale e tante buone feste in tutta serenità e dolcezza. Vi abbraccio forte di nuovo, vi rimando ai prossimi video e veramente buone feste amici, vi voglio bene. Ciao!